Zitti e Buoni è un brano che nasce prima della nostra esperienza televisiva X Factor. È un brano che nasce proprio nei nostri primissimi anni e mesi di convivenza, chiamiamola così, ed è un brano che ha subito molte modifiche, perché è nato con un'identità anche molto diversa. Però appunto negli anni, sviluppando il nostro sound, ogni volta l'abbiamo rivisto e riadattato a quello che era il nostro nuovo sound che stavamo sviluppando, fino ad arrivare a questa versione qui, che è una versione che arriva comunque dopo tutto il tour in Italia, il tour in Europa, l'esperienza a Londra, che sono esperienze che ci hanno molto condizionato sia a livello personale che a livello poi di gruppo e di sound. E niente, quindi la genesi del pezzo è questa. Poi per quanto riguarda una domanda che viene fatta molto spesso, è a chi è rivolto questo Zitti e Buoni. Noi non ci rivolgiamo a nessuno in particolare, cioè non è che abbiamo dei nemici nel mondo, semplicemente quella che noi vogliamo fare, che vogliamo che sia chiara, è la nostra dichiarazione di intenti, cioè noi siamo una band musicale che ha studiato negli ultimi anni per arrivare ad avere un sound riconoscibile, un'identità riconoscibile, e una volta arrivati appunto a questa maturazione e alla creazione di questa identità e al riconoscimento da parte nostra di questa identità, quello che noi diciamo è: noi siamo questa è la nostra musica, questa è la nostra strada, il nostro progetto, e nessuno potrà mai spostarci da questo. Giusto. Yes. E poi anche l'idea appunto di portarla a Sanremo in realtà ci è venuta in maniera molto naturale, perché mentre stavamo scrivendo anche gli altri brani poi del nostro album che uscirà ora a marzo, quando abbiamo finito questo brano abbiamo detto: wow, questo brano ci rispecchia davvero tanto ed è così sbagliato, tra virgolette, per Sanremo, che quasi diventa giusto, nel senso, la cosa che proprio ci piace e che siamo felici che stiamo riuscendo a fare è quella di comunque andare su un palco del genere, che è un palco importantissimo, ma allo stesso tempo è anche un palco comunque storico, dove quindi siamo abituati a vedere un determinato tipo di musica che rispetta alcuni canoni, e magari molte persone tendono a pensare che sia giusto doversi, tra virgolette, adattare o omologare a quello che è il canone di Sanremo, no? E invece quello che stiamo mostrando e di cui siamo veramente molto fieri è che questo non serve, ma che in realtà, se uno crede in ciò che fa ed è veramente genuino e trasparente, questa cosa emerge e ripaga. E infatti siamo davvero felici che comunque stiamo ottenendo tutti questi risultati con un brano del genere, che sicuramente ha un sound molto duro e diverso da quello che magari è in cima alle classifiche di questi tempi. Questa è stata un'idea principalmente di noi quattro, poi ovviamente ci siamo confrontati con il regista, però abbiamo cercato di buttare giù tutte le idee che abbiamo preso ovviamente tramite le nostre ispirazioni, insomma, vedendo varie cose che ti possono dare veramente ispirazione, a partire da che possa essere un quadro, un video di un altro gruppo, insomma, veramente. Esatto, e abbiamo registrato tutto in pellicola, quindi è stato molto figo e siamo molto soddisfatti del risultato, perché a livello estetico ci soddisfa davvero tanto. Sì, assolutamente. Abbiamo voluto portare, diciamo, il live anche nel video. Sì, per ci sta sta cosa. Esatto, abbiamo fatto questo contrasto fra il teatro e l'ira, perché il teatro è un luogo dove spesso viene accostato a qualcosa di elegante, a qualcosa di raffinato, mentre noi abbiamo voluto appunto posizionare l'ira in un luogo del genere, proprio per dare l'idea che non è una rabbia distruttiva, ma è una rabbia costruttiva, è una rabbia dalla quale nasce qualcosa di costruttivo, qualcosa di positivo, quindi la possiamo definire una rabbia catartica, la rabbia che spinge alle rivoluzioni. E abbiamo annunciato abbiamo annunciato 2 date che, sperando vada tutto bene, non vediamo l'ora di fare, che sono il 14 dicembre a Roma, al Palazzetto dello Sport, e il 18 dicembre sempre a Milano, al Forum. E niente, noi saranno i nostri primi palazzetti. Saranno i nostri primi palazzetti, e niente, non vediamo l'ora
di avere la possibilità di suonare live tramite la presa diretta, e quindi anche insomma un suonato diverso, molto più crudo e più diretto, più impattante, sicuramente ad evidenziare anche il trio musicale. Per quanto riguarda il resto, insomma ci siamo divertiti molto alla composizione di quest'album, e sicuramente, come diciamo spesso in interviste, Zitti e Buoni è un ottimo apripista per raccontare un po' quello che succederà nell'album, perché ci saranno veramente pezzi molto, molto up tempo, anche più forti in un certo senso a livello di intensità, di fuori di testa. Ci saranno insomma delle belle sorprese. Esattamente, e infatti la cosa che diciamo teniamo a sottolineare è il fatto che tutto questo progetto appunto deriva da un grande lavoro, da un grande impegno che è durato tanto tempo, in realtà tanti anni, da quando ci conosciamo di base, perché è stata una crescita ed è tuttora una crescita, perché il disco in sé ci rappresenta appieno e rappresenta soprattutto tutto il percorso che abbiamo fatto fino ad adesso, con tutte le varie influenze che abbiamo avuto, ed è per questo che comunque a livello anche tecnico e a livello proprio di studio dei nostri singoli strumenti, in un certo senso abbiamo aumentato una certa maturazione, sia singolarmente sia individualmente, ma che poi ovviamente è andata anche ad influenzare la maturazione del gruppo, della band. collettiva. Esattamente, collettiva. Spenti i riflettori, li accendiamo in sala, dove ci vediamo solo noi, scriviamo la nostra musica e cerchiamo di maturare, cerchiamo di solidificare quella che è la nostra identità, quello che è il nostro sound, e poi lo proponiamo al pubblico. Non ci sentiamo né degli incompresi né dei grandi geni che non verranno mai capiti. Ci sentiamo dei musicisti con un potenziale, con un talento. Noi facciamo il nostro, cerchiamo di essere soddisfatti di quello che facciamo, così che il risultato sia relativo, perché l'importante per noi è la soddisfazione e anche la riconoscibilità di quello che facciamo. Poi in realtà molti dei nostri fan che ci seguono da quando siamo andati a X Factor, appunto, si sono anche mostrati molto aperti mentalmente, sia durante i nostri concerti che adesso con questo, diciamo, nuovo genere a cui ci stiamo rapportando. Proprio secondo me la cosa che gli piace davvero è ciò che noi esprimiamo, il modo in cui lo esprimiamo, ma sono anche molto aperti a livello proprio musicale di genere, perché magari c'è un po' questo un po' stupido preconcetto che magari, non lo so, le ragazze giovani, le ragazze della nostra età non possono sentire musica rock, ma devono avere solo, diciamo, il teen idol, mentre solo gli uomini adulti si sentono il vero rock. Ma alla fine questa è proprio una cazzata. Noi pensiamo che la cosa giusta da fare per una cover sia proprio quella di dare la propria impronta al brano, così che puoi renderla tua ed effettivamente esprimere qualcosa in più, no? Dare una nuova vita al brano, però allo stesso tempo anche senza snaturarlo eccessivamente. Quindi siamo molto felici di come sta andando questa esperienza e vogliamo proseguire appunto con l'album. Esatto, senza snaturarlo. Infatti si parla comunque di naturalezza, e che ritroviamo sicuramente nel nostro album, ovvero Teatro Tira, che uscirà il 19 marzo, e sarà un po' il racconto di quello che abbiamo vissuto sicuramente in questi ultimi anni, dalla quale appunto magari stando sia in giro durante il tour, nella quale riusciamo molto spesso a cogliere i vari momenti, scrivevamo molto spesso durante i backstage, e anche ad esempio per quanto riguarda la nostra esperienza, che ci ha formato veramente tanto quando siamo andati a Londra, da cui abbiamo avuto l'opportunità di cogliere anche lì comunque una scena veramente piena di tanti musicisti, tante band che appunto ti danno veramente tanti input per poi anche scrivere, ecco. Speriamo che magari qualche ragazzo, vedendo anche le nostre esibizioni, dica: oh, esiste anche questo, e è figo anche è anche difficile trovare qualcuno, no? con cui suonare, perché ci sono magari tanti ragazzi che suonano la chitarra che però non trovano un ragazzo che suona la batteria, un ragazzo o una ragazza che suona la batteria. Soprattutto i bassisti. Esatto, cioè ci sono ormai sono delle cose che sono rare, cioè, questa è la verità. Ma torneranno. Infatti, esatto. Anche prima di quanto pensiamo.